Wat wil je dat mensen weten over Italië? Però sai cosa vedo un sacco delle volte? Tante persone che dicono oh che bello, mi trasferisco in Italia perché è un paese dove si può vivere meglio. C'è un problema, le persone dell'Italia conoscono la cosiddetta vita lenta che stiamo facendo noi adesso e poi non conoscono il mercato lavorativo. Italy, maybe as everybody knows, is not the best place to start a startup. I'm Alberto, I'm 31 and I'm a CEO e co-founder of Trainer. Mi chiamo Leonardo, ho 26 anni, mi considero un lavoratore povero. Welkom in Italië. Een van de meest bezochte landen in Europa, bekend om zijn rijke geschiedenis en wereldberoemde eten. Het wordt vaak gezien als de geboorteplaats van la dolce vita. Voor de jongere inwoners kan het leven echter bitter worden wanneer ze geconfronteerd worden met een van de meest ontoegankelijke arbeidsmarkten van de EU. Se dovessi descrivere la tua situazione economica in questo momento, come descriveresti? Precaria, estremamente precaria, ancor di più so di potermi configurare nei cosiddetti lavoratori poveri, quelli che lavorano ma non guadagnano abbastanza per sopravvivere e allo stesso tempo in realtà anche disoccupato spesso perché questi lavori sono troppo saltuari, ecco, mettiamola così. Mi sono laureato ormai 2 anni fa, più di 2 anni fa perché era il 2022, in realtà non sono ancora riuscito a trovare una collocazione effettiva. De situatie van Leonardo wordt gedeeld door 1 op 6 Italianen van zijn leeftijd. Italië staat op de tweede plaats in de EU wat betreft het aantal NEETs, net na Roemenië. NEETs zijn mensen tussen de 15 en 29 jaar die geen werk hebben, geen onderwijs volgen en geen opleiding doen. Ze worden vaak gezien als werkloos, buitengesloten of gemarginaliseerd. NEET mi ci ritrovo assolutamente perché sono sotto i 30 anni, non mi sto formando, non sto lavorando, però appunto poi passa sempre il messaggio ma quindi le persone che escono dall'università, comunque ventenni che anche escono dalle superiori non hanno voglia di lavorare. No, non è che non abbiamo voglia di lavorare, è che il mercato dell'istruzione e del lavoro stesso e della formazione non ci forma abbastanza per poi lavorare in una condizione quantomeno umana, quantomeno decente. L'esperienza più recente che ho avuto lavorativa è stata quella presso un'associazione dove facevo, era un po' il tuttofare. Venivo pagato 600 euro lordi al mese. Con quanto riesco a sopravvivere attualmente? Affitto, condominio, bollette e mangiare 500 euro, 550 netti e spesso non sono quelli che guadagno, quindi spesso devo attingere ai risparmi che ho messo da parte nel tempo. Italië is een van de weinige Europese landen zonder minimumloon. En er is een toename van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft. In 2023 werd 1 op de 10 Italianen als arm beschouwd, een recordhoogte. Een algemeen gebrek aan passende lonen en baanzekerheid, gecombineerd met een zeer complex bureaucratisch systeem, maakt het voor jongeren ongelooflijk moeilijk om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Naast traditionele werk is zelfs ondernemerschap een moeilijke weg om in te slaan. In de afgelopen 10 jaar is Italië 25% van zijn jongere ondernemers kwijtgeraakt, vervangen door een toename van 60-plussers die bedrijven starten. Building a company, I think it's really like a roller coaster. I was doing a really nice job, well paid, also the career. When I decided to quit my job, I was at the time that I had the chance to become like manager. But I really think that it's very important to do something that you like to do in your life. De sprongwagen om je eigen bedrijf te starten is extra avontuurlijk gezien de beperkte investeringen voor start-ups in het land en het beruchte hoge jeugdwerkloosheidspercentage. Hoewel dat percentage in de afgelopen 10 jaar bijna is gehalveerd, is het nationale gemiddelde, meer dan 23%,
niet representatief voor het hele land. Historisch gezien heeft Zuid-Italië hogere werkloosheidspercentages, waarbij pieken van meer dan 50% van de jeugdbevolking werkloos zijn. Daarom verhuizen veel studenten en jonge volwassenen van het centrum en zuiden van het land naar het noorden, met name Milaan, het financiële centrum van Italië. It's never easy to live a city like Rome. The weather is perfect, the food is perfect. I had a lot of friends there. I grew up. But on the other hand, when you really want to achieve something also in the work, so this was the decision that let me move from Rome to Milan, because here I think the network is much more advanced. Io mi sono trasferito prima da Roma e poi a Firenze. Speravo onestamente a Firenze di trovare qualcosa di meglio, cosa che non è stato. Poi invece da Firenze mi sono trasferito a Arezzo. L'unico settore che in questo momento in Italia sta avendo un boom incredibile, per il quale io sono estremamente contento, è quello tech. Però com'è possibile accedere a queste conoscenze? Facendo moltissime volte dei corsi privati, che ci sta, però poi sono loro che vincono, non è l'istruzione istituzionalizzata che vince. I started doing university in the public university, like in Sapienza, and after that, in my view, I could have or keeping the Sapienza or starting a private university that maybe will connect me more on startups, but also giving opportunity for the business. Il mondo dell'istruzione, il mondo della formazione professionale attualmente non ti dà le giuste competenze che sono poi richieste dal mondo del lavoro. E quindi mi faccio la domanda: ma il mercato dell'istruzione, il mercato della formazione, si parlano? Dit is niet alleen de ervaring van Leonardo. Italië staat bekend om een enorme mismatch tussen de kwalificaties van de beroepsbevolking en de behoeften van werkgevers. Dit wordt gedeeltelijk verklaard door het feit dat Italië een van de laagste percentages afgestudeerden in de EU heeft. Daarbuiten is er wat experts een horizontale mismatch noemen. Wat universiteitsafgestudeerden hebben gestudeerd is niet wat de markt nodig heeft. Sono andato presso un'agenzia del lavoro per il Recruiting Day a fare appunto ricerca di lavoro attualmente e la cosa più bella che mi sono sentito dire è stato: ah, caspita, ma tu avresti tante opportunità, allo stesso tempo sei multitasking, comunque hai molte skill, soprattutto anche digitali, e perché non lavori? E ho fatto, me lo dica lei perché non lavoro. Il problema, secondo me, principale del lavoro in Italia è che se non hai un lavoro è difficile anche avere un rapporto con la città, una determinata socialità. Sto spesso dentro casa per lavorare a quei pochi lavori che faccio o banalmente per risparmiare, per poi avere la possibilità di fare la spesa. Cioè, la cosa che ho capito dalla mia generazione è che non siamo più disposti a accettare una dinamica del genere. Ok, se poveri economicamente, ma personalmente, cioè no. Tot nu toe zijn geen overheidsmaatregelen erin geslaagd de brain drain die Italië teistert om te keren. Getalenteerde, hoogopgeleide jongeren verlaten het land in een van de snelste tempo's in de EU, wat het land ongeveer 1% van zijn BBP kost. Dat geldt vooral voor jonge ondernemers, die hun start-ups in het buitenland opzetten om ze een betere kans te geven om te floreren. Maar dat is misschien niet voor iedereen het geval. I'm not thinking to leave the country like Italy, because I'm still thinking that there are several opportunities to be an Italian startup that start here, that grow up here. Of course, if you want to grow, I think the Italian market is not so fast, so we already start thinking to expand our business also in other countries. In questi anni di fatica i sentimenti preponderanti sono in particolar modo frustrazione, avvilimento, delusione, paura no, tristezza tanta. Sono ancora in Italia perché sto cercando il lavoro attuale per mettere da parte il gruzzolo per andarmene fuori.
fino a banalmente 2 anni fa speravo che questo paese dove vivo, ovvero l'Italia, vada in fiamme. Adesso in realtà, dopo aver avuto un'esperienza lavorativa con le parti meno agiate della società, con l'associazione della quale faccio parte, il mio obiettivo sarebbe quello di andare fuori, vivere per molto fuori e tornare in Italia per cercare di foraggiare e di ricostruire nel mio piccolo l'offerta sia educativa che formativa che culturale in Italia.